Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Questa sera siamo qui con una parte degli ingredienti che serviranno per fare questa ricetta. E che ricetta sarà? Un primo? No. Un secondo? No. Un dolce? Sì. E che dolce? E che dolce, un dolce tipico di questo periodo più o meno, cioè la colomba. Questa è una ricetta che abbiamo studiato non posso dire a tavolino, ma su Messenger, io e Giuseppe Marras. Ognuno stava al tavolino suo. E praticamente sono 2 giorni che lavoriamo su questa ricetta per fare cosa? Semplificarla per poterla far fare a tutti, ok? Diciamo che chi è questo personaggio? Lui è una persona gentilissima, è un grande maestro, pasticcere, panificatore, e veramente una persona, io penso che una persona così cortese e disponibile non l'ho mai trovata. Lui ci ha dato la ricetta dei cornetti. Lui ci ha dato la ricetta dei cornetti, lui mi sta dietro, Buonissimi, ma mi sta dietro da 2 giorni, ma c'ha una pazienza, ma veramente, guardate. Allora, detto questo, io vi andrò a dare le dosi del pre-impasto, perché questa ricetta ha bisogno di un pre-impasto, di un primo impasto, di un secondo impasto e poi di tutto il resto. Va bene? Andiamo ad iniziare. Allora, il pre-impasto si farà con 100 g di farina. La farina è una farina forte V400, mi raccomando, prendete quella proprio fatta apposta per panettoni. Se non la trovate, come è successo a me, io spero che voi nel vostro paese la troviate, qui non si trova. Ho preso una farina V360 e che Dio ce la mandi buona, ok? Voi non mi vedete, ma io intanto sbraccio, alzo le braccia, faccio i segni. Avete presente quelli che dicono all'aereo che dove deve andare? Sì, perché ragazzi, io sono leggermente agitata, anche perché questa è una ricetta creata da me e da Giuseppe su base di un'altra ricetta, per carità, ma l'abbiamo stravolta, quindi è nostra. E quindi questa è una nostra creatura. Se la faccio male è un macello. Vai, continuiamo. Là abbiamo detto quanta farina? 100 g di farina, poi 50 g di acqua, che è una parte di quest'acqua qui che io ho messo da parte, quindi andrò a misurarla direttamente sulla bilancia. E infatti cosa faccio? Metto la planetaria, la ciotola della planetaria sulla bilancia, metto a 0, voilà, e vado a misurare 50 g d'acqua. Al grammo proprio, voilà. Poi abbiamo bisogno di 13 g di lievito, ok? Quindi questo è per il primo per il pre-impasto. Andiamo a sbriciolare direttamente dentro, poi la mettiamo con la foglia e andiamo a mescolarla. Lasciamo che diventi il doppio e poi ci rivediamo qua, ragazzi, ok? Quindi ci vediamo a impasto raddoppiato. A impasto raddoppiato. Allora, questo è il pre-impasto. Adesso lo andiamo a coprire con la pellicola e lo teniamo al caldo per almeno un'oretta. Dovrà raddoppiare il proprio volume. Nel frattempo prepariamo 365 g di farina. Come prima? La farina, che farina? Sì, la stessa farina, no, come prima ok. Dicevo 365 g di farina, 70 g di acqua, 135 g di tuorli, 195 g di tuorli, neanche leggo bene la mia scrittura. Sì, perché questi sono gli studi, vi li faccio vedere così. Allora, dicevo
195 grammi di tuorli, e ve la semplifico ancora. 195 grammi di tuorli altro non sono che 11 tuorli di uova grandi, non medie, grandi. Poi abbiamo qua 146 grammi di zucchero e 220 grammi di burro. L'ho fatto a cubotti, poi ovviamente lo taglierò a pezzetti, l'ho tenuto fuori dal frigo, quindi dovrà essere piuttosto morbidino, va bene? Ok, questo è il primo impasto e mano a mano andremo ad aggiungere gli ingredienti una volta che il preimpasto sarà pronto. Quindi ci vediamo a preimpasto pronto. Allora, come vedete, eccolo qui, il nostro preimpasto è raddoppiato, diciamo che è anche un po' più del doppio, quindi si vede? Sì, sì. Adesso togliamo la pellicola così si vede meglio. La lascio qui perché questa ci riserve poi. Eccolo qua. Eccolo qua. Come procediamo adesso? Come procediamo? Sembri Rinaldo, Giovanni e Giacomo. Allora, a questo punto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere la farina, e scusate, i tuorli, 11 erano 11 di grandi. uova grandi, però adesso devo prendere la spatolina per toglierli meglio. Se no diventano 10. Eh sì, perché poi questa ricetta è proprio il grammo, Fatto. No, ancora no. C'è ancora qualche goccina. E la peppa. Eh sì, è proprio così. È la peppa. La peppa. È la peppa. Ale. Dicevo, e dobbiamo mettere anche l'acqua. A questo punto andiamo in planetaria con il gancio e facciamo amalgamare il tutto. Nel frattempo facciamo a pezzettini il burro, ma questo andrà inserito dopo aver inserito lo zucchero in 3 step, il burro in 2 step, va Quindi, bene? mentre va va il gancio, mettiamo lo zucchero. no, mentre va il gancio poi facciamo vedere. Ok. Fermiamo la planetaria, mettiamo un po' di zucchero. Perfetto. E così via. Eccoci qua, inseriamo lo zucchero in 3 step, mi raccomando, facciamo assorbire per bene ogni volta. Allora, come vedete adesso lo zucchero è stato incorporato, a questo punto mettiamo in 2 step il burro. Ecco qua, mi raccomando, fatelo assorbire benissimo. Eccolo pronto, guardate che meraviglia. È bellissimo, un colore eccezionale. E adesso lo togliamo dalla planetaria e lo mettiamo a lievitare fino a che il volume non diventi 3 volte e mezzo questo qui, va bene? Quindi quanto tempo? Io credo almeno una decina di ore. A domani allora. A domani. Guardate quanto è cresciuto. Anche Manfredo è sorpreso. È bello, devo dire, molto gonfio, altro che 3 volte e mezzo. Sì. Che bello, sì. Adesso vado a preparare gli ingredienti per fare il secondo impasto e ve li dico immediatamente. Allora, abbiamo 122 grammi di farina, abbiamo 59 grammi di tuorli, abbiamo 34 grammi di zucchero, 49 grammi di miele, 49 grammi di burro, 10 grammi di sale e 98 grammi di panna. Poi ovviamente ci sono anche le sospensioni, quelle che vengono chiamate le sospensioni, ma altro non sono che o i canditi o la cioccolata o
qualsiasi altra cosa vogliate mettere dentro la colomba, e di quelle ne vanno 585 grammi. Ovviamente il tutto poi dopo sarà diviso in 2 colombe, quindi se le volete fare con lo stesso ingrediente, cioè tutte con l'arancio candito, perfetto, 585 grammi di arancio candito. Perché ne escono 2 con questo. Ne escono 2. Se per caso volete fare in maniera differente le colombe, come farò io, allora dividete il peso delle sospensioni e ne farete una, non so, con i canditi, una con i fichi, una con le albicocche, come volete voi. Allora, qui ci sarebbe l'aggiunta di 10 grammi di malto, però il malto non si trova facilmente, potete sostituirlo tranquillamente con il miele, quindi i 49 grammi di miele in questo caso diventano 59. Spero di essere stata abbastanza chiara e comunque vi metteremo la descrizione nell'info box perché è impossibile ricordarsi tutte le dosi così a memoria, va bene? Ci vediamo non appena ho misurato tutte quante le farine eccetera eccetera per il secondo impasto. Ecco qua, volevo farvi vedere come peso le uova. Questi sono 3 tuorli di uova medie, non ho trovato le grandi, le ho finite per fare il primo impasto e a questo punto dobbiamo mettere altri 6 grammi, quindi dovete avere una bilancia di precisione. Qui sono 53 così, e andiamo ad aggiungere a cucchiaiate un tuorlo fino a che non arriviamo ai 59. Manfredo questa mattina è leggermente agitato, non so se avete sentito. Ci siamo? Ok, e questo è quanto. Quindi questi sono 59 grammi di tuorli. A questo punto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare in planetaria sempre con il gancio e inserire man mano tutti gli ingredienti. Poi metteremo la panna, perché di panna ce ne vogliono esattamente 98 grammi, quindi le andremo a pesare e poi le andremo a inserire come ultimo step prima delle sospensioni. È importante, ok? Tanto ripeto, nell'info box avrete tutti quanti gli ingredienti, quindi poi dopo vi facceremo il compito. Scusate. Ok, andiamo in planetaria e andiamo ad aggiungere tutti gli ingredienti. A fra poco. 10 grammi di miele. A questo punto dobbiamo fare assorbire per bene le uova. Potete mettere il gancio e lavorare 5 minuti almeno. Ok? Ci vediamo con il prossimo step. A questo punto metto il burro, lo zucchero l'ho già inserito. Ecco qui. E faccio lavorare per almeno 5 minuti. Dopo il burro ho messo il sale, ora ho messo gli aromi e il miele. Ci vediamo non appena è mescolato il tutto e appena il miele si è ben assorbito per aggiungere la panna. Guardate che meraviglia questo impasto. Eh sì. Bellissimo. Allora, a questo punto cosa dobbiamo fare? Lo dobbiamo togliere dalla planetaria, o meglio, ne toglierò una metà, perché io farò 2 colombe, come vi ho detto prima, una con mirtilli e cioccolato bianco, ribes e cioccolato bianco, e un'altra con i canditi semplici con l'arancio. Quindi dobbiamo toglierlo dalla planetaria, dividerlo in 2 e poi andare a mescolare con le sospensioni. In maniera separata ovviamente. Ci vediamo tra un attimo. Allora, ecco qui, l'impasto è pronto. Adesso io ho diviso già in 2 ciotole. Una ho messo i canditi e questo lo farò a mano, purtroppo. Sono un po' troppi? No, non sono troppi, non ti preoccupare, questa non è per te, tranquillo. E quest'altra la farò con i ribes. Eccoli qua, mettetene quanti ne volete, però la dose consigliata è 292,5 grammi. Perché sono fatto il 93, è sbagliata. 2,93 non si fa.
No, 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 vabbè, no, queste sono le dosi proprio giuste per far sì che tutto vada bene, insomma, ecco, ok? Io ovviamente ne ho altri, perché insomma, voglio dire, quelli non bastavano, e a questo punto li vado a pesare e poi li andrò a mettere, li andrò ad aggiungere. Questa la rimetto sotto il gancio, questa invece dovrò impastarla a mano. Ci vediamo dopo, impasti pronti. Eccoli qua. I nostri impasti adesso dovranno riposare per 40 minuti e sempre a 26 gradi più o meno, quindi vi conviene accendere il forno, raggiungere la temperatura misurandola con un termometro e poi lasciare la luce accesa per 40 minuti, sperando che ovviamente la vostra casa sia abbastanza calda da mantenere la temperatura. Se no fate in modo, non lo so, mettete una stufetta, accendete il termosifone a manetta, fate un po', insomma 26 gradi devono essere, a 40 minuti a 26 gradi. Li vado a coprire e ci vediamo dopo. Eccoci, siamo pronti. Come vedete i due impasti hanno riposato e già hanno fatto una parte di lievitazione. Sì. A questo punto ogni impasto verrà diviso in due salamini che metteremo qui. Un salamino un po' più cicciotto da mettere sotto e uno più fino da mettere sopra per fare la testa e la coda della colomba. Vi faccio vedere ovviamente. Mettiamo l'impasto sul tavolo. Io ho messo un pochino di burro sul piano da lavoro, ovviamente mi raccomando disinfettato, sterilizzato, eccetera eccetera. Poi vado a ungermi anche le mani con un po' di burro, ecco, prendete un pochino di burro, questa quantità non di più, perché sennò possiamo rovinare le grammature, solo per quello. Chi ha le mani ben idratate non avrà problemi. Io che ce l'ho secche da morire, almeno faccio anche lo scrub così. Sto scherzando, Allora, faccio due parti, ma non identiche, come vi dicevo prima. Una parte deve essere più cicciotta, quindi più larga, e l'altra più fina. Quindi facciamo così. Vedete? Si appiccica, un pochino è normale. Questo mi servirà per il salamino e questo mi servirà per il salamone, diciamo. Poi noi lo mettiamo dentro al pirottino e lo sistemiamo senza starlo a maneggiare troppo, mi raccomando. Questo lo allunghiamo facendo in questo modo, vedendo bene la distanza, ok, e qui ci siamo. Ora questo impasto dovrà lievitare fino al raggiungimento del bordo, anche un'antichietta di più, ok, diciamo qualche millimetro fuori dal bordo, anche perché poi quando lo andremo a cuocere comunque crescerà ancora, va bene? Stessa cosa farò con quest'altro e quindi ci rivediamo a colombe pronte. Allora, nel frattempo che le nostre colombe finiscono la lievitazione, dobbiamo andare a preparare la glassa per la colomba con i canditi. Come la facciamo? La facciamo con 75 grammi di mandorle, noi abbiamo usato quelle del gruppo Caro che sono meravigliose. Ragazzi, sono le mandorle più buone che abbia mai mangiato. Direttamente dalla Sicilia. Sì, vi metto le info nell'info box, andate a vederle perché veramente sono uno spettacolo. È vero. Dicevo, 75 grammi di mandorle, 50 grammi di zucchero che ho già mescolato alle mandorle, eccole qua. Poi 40 grammi di albume, scusate, 40 grammi di amido di mais e 50 grammi di albume. A questo punto vado a mescolare il tutto e verserò in un sac à poche. Ci vediamo tra 2 minuti. Allora, onde evitare di spostarle troppo, io vado a mettere la nostra glassa direttamente
lasciandole nel forno, perché non voglio assolutamente spostarle ed evitare, insomma, provocare un abbassamento della lievitazione. Comunque sono bellissime, Devo dire di sì. Ci vediamo dopo? A dopo. Allora, abbiamo messo la nostra glassa, ora delicatamente, non come faccio io, mettiamo qualche mandorla intera, ancora con la buccina. Cercate proprio di non toccarla la colomba, mi raccomando. Tanto comunque la glassa, cioè lo zucchero, è abbastanza appiccicosa e quindi non c'è bisogno di pigiarle, si attaccano da sé. Una volta, scusa amore, Vai. una volta messe le mandorle, fate una bella cosa, le lasciate così, in questa posizione, cioè le cuocete non nella parte media del forno, ma nella parte più bassa, uno scalino sotto, ok? Ecco. E poi a 160 gradi fino a che non raggiungono al cuore, quindi vi serve un termometro, 93 gradi. A questo punto direi che basta con le mandorle, Sì. che sono buonissime, io ne metterei una marea, e andiamo in cottura. Mi raccomando, ci vediamo tra un po'. Allora, le abbiamo sfornate, in realtà ne abbiamo sfornata una, l'altra sta ancora a 4 minuti di cottura. Gli abbiamo infilato 2 ferri, io ho preso gli spiedi, quelli grandi da griglia, e dovete lasciarla così in sospensione, sentite? È pronta l'altra, fino a che non si raffredda totalmente. Così evitiamo che le sospensioni, cioè la frutta secca in realtà che è all'interno, i candidi eccetera, possano precipitare e quindi far implodere la nostra colomba. Che dire, che Dio ce la mandi buona E ci vediamo a colomba fredda. e ci vediamo a colomba fredda, perché poi dobbiamo glassare, perché questa è quella con il ribes. Io le trovo bellissime, ragazzi. Sì, ecco quello che succede quando esagerate con la glassa. Sì, è leggermente Sei un po' abbassata. affossata, diciamo. Però devo dire che mi posso ritenere soddisfatta. Questo è stato un mio errore, si fanno vedere anche gli errori e quindi mi raccomando, voi non esagerate come ho fatto io. Anche perché comunque, ribadisco, le abbiamo fatte in casa. In casa, con la planetaria di casa, con il forno non professionale, con la sonda che non è quella da forno, quindi tutto, tutto fatto in E casa. come avete visto prima, anche non sapendo come capovolgerle, Esatto. utilizzando pentole e pentolini. Per forza. Non abbiamo sicuramente i trespoli adatti, quindi detto questo vado a fare la glassa al cioccolato bianco per la colomba con i ribes. Quindi la glassa al cioccolato bianco va fatta con, Noi abbiamo la cioccolata magica. sì, abbiamo una cioccolata buonissima che abbiamo preso dal nostro nuovo collaboratore. Sì, Eccola ragazzi. qui, stavo cercandola che l'ho messa da parte. Cioccolata Colle Fiorito. Ragazzi, ve la consiglio. Avete presente la migliore in assoluto delle marche che si trovano anche nelle pasticcerie? Ecco, questa è superiore, è veramente il top. Sì. E poi per chi ha il diabete ci sono anche dei prodotti che lui ha inventato apposta con un professore, un luminare, per appunto le persone che hanno il diabete, e credo che non sia poco. No, tu l'hai anche assaggiato. Io l'ho assaggiata perché io purtroppo ce l'ho e vi posso assicurare che è buonissimo. Sì, vi metto le informazioni e il sito nell'info box. Dicevo, adesso andiamo a preparare la glassa per la cioccolata, sì scusate, per la la colomba. colomba con i ribes, e dobbiamo farla con 250 g di cioccolato bianco e 80 g di panna.
Quindi vado sui fornelli, metto un pentolino, metto la panna, la faccio intiepidire, metto i pezzetti di cioccolata e poi ci rivediamo qua per glassare la colomba. Che facciamo? L'apriamo? È arrivato il momento. L'apriamo? Guardate questa. Ti pareva? Ti pareva? Ste Sono mandorle buone. sono buone, lo so. Dove apro? Qua. Tagliamo la capoccia o il sederino, non so. Nella colomba non si capisce mai. Wow, è bellissima. Oh, scusate, non ho tagliato la carta. Questo è il piatto girevole per le torte oppure per gli antipasti. Che Ragazzi, poi... è perfetta. Guardate, c'è pure i buchini. Guardate quanto è morbida, guardate. Guardate. Il sopra no, perché c'è la glassa. Vedete, ho esagerato con la glassa. Io perché so che a mio figlio piace tanto e quindi ne ho messa È tanta. perfetta. No, cioè, tu devi sentire il profumo, amore. Devo assaggiare un pezzettino, ma a te non No, io piace? assaggio quell'altra dopo. A te non piace quella con i canditi? Noi andiamo intanto, proseguiamo con No, è quell'altra. bellissima, è bellissima. Scusate, sono proprio soddisfatta. Guardate che guardate, Sì, sì. è sofficissima. Brava Una a tavola meraviglia. consiglia. Grazie, amore. Sono contenta Ci proprio. vediamo dopo per l'altra. Ci vediamo dopo per quell'altra. A dopo. A dopo. Eccola. Anche questa è quasi pronta. Sì, perché comunque la glassa deve raffreddare del tutto, perché la glassa va messa a 26 gradi, ok? Perché se aspettate di più non la passate neanche col mattarello. Sì. Se invece la mettete bollente, scende troppo e poi non rimane sulla colomba. Detto ciò, Ci vediamo domani. ci vediamo domani. Io la vado a riporre in un luogo fresco, asciutto e soprattutto chiuso. Sì, perché sennò il gatto fa Sì. colazione. Il gatto fa colazione, pranzo e cena e poi lo Sì. troviamo stecchito, poverino, no? Ci vediamo domani. A domani. E anche questa è pronta, ragazzi. Questa mattina ci siamo resi conto, non l'avevamo messa al forno chiusa e invece ci è arrivato il sorcio. Un sorcione. Non è Manfredo, No, è mio figlio che si vede che ha fatto colazione stamattina. Guardate Giustamente. che bella. Vi voglio far vedere i buchini, guardate i buchini, Sì. la famosa alveolatura. Giuseppe, grazie ancora, veramente grazie con tutto il cuore. Sì, grazie a Giuseppe e complimenti anche a te che sei riuscito a farla. Perché... Senza farina adatta e col forno di casa. Ecco la cucina di casa. Ecco la cucina di casa. Sì, Ragazzi, devo dire, se vi è piaciuta mettete un bel like e ci vediamo alla prossima ricetta. grazie. Ciao a Ciao a tutti. tutti.